3 cartoni animati che rappresentano maggiormente il tesoro animato italiano. Ciao ragazzi, bentornati da Matto Animato, il grande format di YouTube che vi insegna che non bisogna essere per forza bambini per amare l'infanzia. E allora andiamo subito col ricordo. Ma sentite un po', vi siete mai chiesti se anche noi in Italia abbiamo dei grandi tesori dell'animazione oppure dell'intrattenimento, così da fare invidia ai grandi colossal statunitensi? La risposta è certo che sì, e oggi andremo a vederne ben 3. Voi però mi raccomando, seguite il video fino alla fine per non perdervi neanche un'informazione, perché oggi vi aprirò veramente la scatola della memoria a tutti voi adulti che almeno una volta nella vita vi siete chiesti cosa mi ha portato fin qui. Partiamo con il primo, nato nel 1984 e poi ridisegnato nel 95 per il parco divertimenti Gardaland. Ispirato dall'entrata del castello e considerato adatto per stare dovunque, proprio come la pianta da cui prende il nome, parleremo di Prezzemolo. Ragazzi, chi non ha mai visto una puntata di Prezzemolo quando era piccolo? Questo bellissimo cartone animato che ha accompagnato tutte le nostre mattine o tutti i nostri pomeriggi, non riesco bene a ricordare, dove seguivamo le incredibili avventure di Prezzemolo, il suo stravagante gruppo di amici e soprattutto della maga Aurora, di cui Prezzemolo poi si prenderà la sua prima cotta. Prezzemolo nacque nel 1985 da un'idea di Mazzoli, quando gli venne chiesto di disegnare la mascotte di Gardaland e gli imposero di disegnare una farfalla. Ma Mazzoli, vedendo l'entrata del parco, che era appunto un castello maestoso, disse che secondo lui sarebbe stato molto meglio un drago anziché una farfalla, quindi disegnò il primo concept di Prezzemolo, ispirandosi sia all'entrata del castello, ma soprattutto disegnandogli poi le orecchie proprio come la piantina di Prezzemolo. E il design rimase così fino a metà anni 90, quando poi Prezzemolo venne completamente ridisegnato a partire dal 94-95 dal Vicentino Lorenzo, così veniva chiamato il disegnatore, che creò finalmente il concept definitivo con cui tutti noi lo conosciamo ancora oggi. E non solo, l'aspetto di Prezzemolo permise ai suoi creatori di disegnare anche tutti gli altri personaggi che inizialmente vennero inclusi nell'area Baby Fan Kids di Gardaland, ma poi con l'avanzare del tempo vennero introdotti anche all'interno del Kingdom Hearts, partecipando a spettacoli, manifestazioni, feste, parate, insomma tutto quanto. Divennero ufficialmente i personaggi principali di Gardaland. E fate conto che la prima volta che vediamo Prezzemolo è durante una trasmissione con Mike Bongiorno, per poi diventare la mascotte di Gardaland. Con il passare del tempo a Prezzemolo vennero dedicati videogiochi, fumetti e soprattutto la serie animata dove Prezzemolo aiuta Aurora a ritornare nel suo castello per fermare sua zia, insieme a tutti gli altri personaggi. Insomma, Prezzemolo è stato veramente un simbolo dell'infanzia, perché tutte le volte qualcuno va a Gardaland, lui riesce sempre a intrattenere chiunque. Non è soltanto un tesoro italiano, secondo me, Prezzemolo, è un autentico vero simbolo, perché la sua allegria, la sua onestà, ma soprattutto la sua lealtà, senza dimenticare però che la bellissima sigla della serie animata di Prezzemolo è cantata dalla mitica Cristina D'Avena. Quindi cosa possiamo dire? Prezzemolo è sì un tesoro italiano, ma al tempo stesso è anche un simbolo di infanzia, di fanciullezza, di fantasia, di viaggio, di scoperta, ma soprattutto di lealtà, forza di volontà e onestà. Qui da Matto Animato la fantasia regna sovrana e che, come sapete, la numero uno nel mantenere attiva la fantasia italiana nei nostri giovani è ovviamente Cristina D'Avena. E siccome abbiamo parlato di Prezzemolo, adesso godiamoci un pezzettino della sigla. Vai Cristina, tocca a te! Prezzemolo, Prezzemolo, sei il drago più simpatico e più buffo che ci sia. Prezzemolo, Prezzemolo, appena arrivi tu qui si scatena l'allegria. Fantastico ragazzi, Cristina D'Avena non ha mai sbagliato un colpo e tra l'altro lo sapevate che il 6 luglio ha compiuto 60 anni? Cristina D'Avena ragazzi, la principessa delle sigle italiane, ha compiuto 60 anni e continua a cantare.
La fantasia dei bambini molto spesso non parte subito dalla televisione, ma parte da quello che si legge, oppure da delle immagini. I bambini molto spesso vengono attratti da immagini molto colorate, immagini particolari, che vanno al di là di quello che normalmente vedono giorno dopo giorno. È anche compito dei genitori fare in modo che i bambini possano sviluppare la loro immaginazione, crescere e imparare con essa. E secondo me un chiaro esempio di come la fantasia può insegnare tante cose, ma al tempo stesso intrattenere e non essere per forza un'ulteriore maestra di scuola, secondo me è l'unica e inimitabile Pimpa. La Pimpa secondo me è un vero e proprio tesoro nazionale italiano, non solo perché insieme a Grisù è uno dei personaggi animati italiani più longevi della storia, ma soprattutto perché la sua spiccata curiosità, la sua spiccata allegria e il suo senso d'avventura, ma anche la sua fantasia, ha affascinato generazioni di lettori per quanto riguarda il fumetto, sia generazioni di spettatori per quanto riguarda le varie serie televisive che si sono susseguite nell'arco di 40 anni, dagli anni 80 fino ad oggi. L'idea della Pimpa venne ad Altan nel 1975, quando creò il concept di questa cagnolina a pua rossi che non sembra incarnare una specie precisa, piena di pua rossi su tutto il corpo e anche sulle orecchie, con la lingua perennemente di fuori, in grado di parlare, ma non solo, creò tutto il mondo intorno a lei, prendendo probabilmente ispirazione dai primi cortometraggi Disney statunitensi, dove non soltanto i personaggi parlavano, ma anche tutto l'ambiente circostante, persino il sole. Nella Pimpa, ragazzi, tutto parla e può essere interpretato o come la fantasia della Pimpa, ed era questo quello che impressionava di più i bambini quando uscirono le prime serie televisive. Nel corso degli anni la Pimpa ha avuto, diciamo, dalle 4 alle 5 serie televisive, ma comunque sì, ragazzi, il motivo per cui la Pimpa è così popolare, secondo me, sta proprio nel fatto che le sue avventure sono molto azzeccate per un pubblico giovane, perché all'apparenza sembra che non diano nessun tipo di insegnamento e che servano solo per intrattenimento, un po' come i cartoni animati che ci sono oggigiorno. Insomma, quando noi eravamo piccoli c'era Scooby-Doo, c'era la Pimpa, c'era Bracci di Ferro, c'erano i classici Disney, quelli veri. Il motivo per cui la Pimpa è così popolare, secondo me, è proprio nel fatto che le sue avventure, pur essendo all'apparenza basilari, molto semplici, cioè con inizio, fine, senza nessuna sfumatura centrale, la cosa importante però è che il bambino è attratto da quello con cui la Pimpa entra in relazione. Tipo, se in una puntata la Pimpa entra in relazione con il treno mentre fa una gara con lui, il bambino è sì affascinato dalla bellezza, dalla fantasia di questa scena, ma al tempo stesso può manifestare curiosità per cos'è il treno, può manifestare curiosità per la corsa, può fare tante domande. La Pimpa invoglia soprattutto i bambini a voler fare domande ai genitori in modo da conoscere molto di più il mondo. Però vi posso garantire, ragazzi, che se guardate una puntata della Pimpa ne rimarrete solo che affascinati. Facciamola vedere a tutti i bambini di oggigiorno, perché possono solo imparare dalla Pimpa. Quando eravamo piccoli la frase più tipica che dicevamo ai nostri genitori è: mamma voglio quello, papà mi compri questo. Questa vi garantisco, ragazzi, che è una frase che era un tormentone nella mia testa quando ero più o meno alle elementari, perché in quegli anni c'era una cosa assurda, un altro tesoro dell'animazione italiana, questa volta però non fatto da una grande casa d'animazione, ma fatta invece da un'azienda alimentare che faceva le merendine. Tra il 2001 e il 2008 la Kinder e Ferrero creò la sezione Kinder e Ferrero Cartoons, dove produssero una serie di cortometraggi con tanto di videocassetta, DVD, videogiochi, gadget, ma soprattutto pupazzetti speciali che seguivano le avventure di certi personaggi che veramente hanno entusiasmato per 7 anni tutti i supermercati e tutti i bambini d'Italia. I cartoni in questione erano i Magotti e la pentola magica, i Lunes e la sfera di Lucifer, i Magicanti e i tre elementi, i Roteò e la magia dello specchio, gli Animatosi nella terra di non dove, i Lampaclima e l'isola misteriosa, gli Scatenini e le dune dorate, gli Smile and Go e il braciere di fuoco, i Palla Strike sull'isola di Pasqua e gli Stra Speed in fuga da Crazy World. Questi 10 cortometraggi seguiti da 2 extra, che però non furono un'idea della Kinder e Cartoons, ma furono una collaborazione con le case di produzione che crearono le serie animate di Monster Allergy, sempre basata su un fumetto, e la serie TV Mostri e Pirati, fecero una
collaborazione con la Kinder e Ferrero Cartoons. Ebbene ragazzi, questi 10-12 lungometraggi, seguiti anche da altri 2, di cui il mio preferito era I Cavallegri, hanno veramente fatto ossessionare tutti i bambini italiani perché volevano a tutti i costi fare la collezione. Questo secondo me è stato un chiaro esempio di voler far maturare subito i bambini e fargli capire che non sempre si può ottenere quello che si vuole. Allora, i lungometraggi possono piacere o non piacere. Personalmente a me sono sempre piaciuti. Sono piaciuti tutti quanti, tranne forse gli Stra Speed e i Palla Strike, ma tutti gli altri erano bellissimi. Ma la cosa bella è che con questi cartoni c'era sempre una favola, una cosa fantasy di sottofondo, ma soprattutto le canzoni. Oh mio Dio, le canzoni della Kinder e Ferrero Cartoons, ragazzi. Ci ho fatto un VSS 4 anni fa. Quello che ci insegnavano i Kinder e Ferrero Cartoons era davvero particolare. Tutti i Kinder e Ferrero Cartoons avevano una morale e di sottofondo che veramente è a libera interpretazione, e soprattutto anche le canzoni finali dove c'erano personaggio dopo personaggio che diventava un pupazzetto. In quelle scatole, ragazzi, divise in periodi, c'era prima la videocassetta, poi c'era il DVD, poi c'era il videogioco, poi c'era anche la mappa dei personaggi e poi uno a uno c'erano tutti i personaggi diversi. Anche i Kinder e Ferrero Cartoons sono un tesoro incredibile della nostra infanzia, perché insomma tutti noi da piccoli abbiamo mangiato gli ovetti Kinder e le merendine Kinder. In particolare io ero un grandissimo patito dei Kinder cereali, delle Kinder Delice e delle Kinder Brioche, e avere la sorpresa dentro, cioè avevo una scatola che era grossa più o meno così, con dentro migliaia di pupazzetti. Però i Kinder e Ferrero Cartoons resteranno per sempre nella mia memoria, e in descrizione vi lascio il link per andare a vedere il VSS che ho fatto su questi magnifici lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi. Quindi riepiloghiamo un attimo. Prezzemolo, la mascotte ufficiale di Gardaland, insegnava veramente che la fantasia, la forza di volontà, la lealtà, l'onestà e l'amicizia sono gli ingredienti per vincere qualsiasi sfida. La Pimpa ci insegnava che i viaggi con la fantasia possono insegnare veramente tanto, ma soprattutto la Pimpa ci insegnava a fare domande ai nostri genitori, ai maestri, a chiunque, per capire come funzionavano determinate cose. La Pimpa poteva aiutarci a scoprire le nostre passioni. Anche i Kinder e Ferrero Cartoons ci hanno insegnato il valore dell'amicizia, della comprensione, della pazienza, dell'uguaglianza, del combattere le cose malvagie come l'avidità, l'egoismo, o aiutare chi si è smarrito, aiutarlo a tornare sulla retta via. Ragazzi, mi raccomando, non dimentichiamo mai questi tesori immensi della nostra infanzia. Noi purtroppo ci dobbiamo salutare. Questa nuova puntata di Matto Animato termina qui. A distanza di 3 anni è uscito finalmente l'episodio 5 di questo straordinario format che doveva rappresentare tutto il potere del mio canale. Adesso cercherò di riportarvelo, ma voi intanto mi raccomando lasciate un bel like, commentate qua sotto se vi piacevano Prezzemolo, la Pimpa, i Kinder e Ferrero Cartoons, e noi ci vediamo come sempre la prossima volta. Ciao ragazzi!